For the Leadership and Innovation course, we selected the story of Guido Benassi. 25 years of experience in the retail sector, Guido Benassi is now the sales manager of Il Gigante, a supermarket chain operating with over 50 stores in the north of Italy. Not only responsible for the satisfaction of more than 30 million customers every year, but also professor at the Ulm University in Milan, his academic and professional experience set the perfect background to compare different contexts in which the innovation and leading of a group may be element of success. Visione. Cioè, secondo me è importante che un leader sappia dove portare la propria squadra, la propria azienda, la propria direzione, quindi sapere dove andare, saper cogliere, essere curioso, quindi saper cogliere un po' i segnali, quelli anche un po' più deboli, perché quando una cosa è già affermata forse è già un po' tardi, quindi riuscire a capire e a anticipare le cose rispetto agli altri. Macro, a livello più invece operativo, secondo me un leader deve essere coerente e imparziale e soprattutto ci vuole molta tenacia, perché la paura appena le cose non funzionano a tornare subito indietro è molto forte. Si diventa. Io sono assolutamente sì, anche perché appunto siccome tanto cambia il contesto, tu puoi nascere che vai bene per una cosa ma magari non vai più bene per l'altra e quindi in qualche modo ti devi anche saper reinventare. Io ad esempio faccio questa esperienza in università, tengo questo corso, ma serve soprattutto a me, al di là di quello che do agli studenti, che è un piacere trasmettere un po' le mie conoscenze, è il captare di dove stanno andando i giovani d'oggi, che necessità hanno, che modi di ragionare hanno, dove sarà il mercato tra qualche anno poi fondamentalmente. Il contesto innanzitutto è cambiato veramente tantissimo, cioè io mi ricordo benissimo i primi anni di lavoro e l'economia andava a mille, e da diciamo grandissimi trascinatori commerciali, quindi anche motivatori di squadra, che rimane sempre un aspetto importante. In questo momento ci vogliono persone che sappiano guardare un po' i numeri, capire che cosa il cliente vuole, che cosa non vuole e soprattutto quanto costa quello che il cliente vuole. Fondamentalmente forse cerco delle persone abbastanza, come credo tutti, simili a me, cioè persone curiose, che sappiano mettersi in gioco, disponibili, attente anche ai dettagli, che sappiano leggere, perché ad esempio vedi le informazioni che abbiamo adesso sono tantissime, i famosi numeri sono tantissimi, la capacità di trovare quelli giusti in poco tempo, quindi l'errore e il fatto di sbagliare non è mai un problema. L'importante, se è un po' una fase fatta, cercare di imparare un po' dai propri errori, crearsi una propria storia, in modo da sapere più o meno quando succede una cosa che cosa può succedere immediatamente dopo. Ricordiamoci sempre che tante volte le persone vengono, te le trovi e devi lavorare, devi capire qual è il loro carattere, come prenderle, come ottenere il meglio da loro, capire a che punto della loro crescita professionale sono, perché io ad esempio gestisco direttamente tante persone e sono molto diverse una dall'altra, sia come persone ma anche come professionalità. E quindi è ovvio che con una persona ti devi muovere in un certo modo e con il suo collega che fa magari lo stesso mestiere però è più junior ti devi muovere in una maniera un pochettino diversa. Cioè io conosco abbastanza bene le persone con cui lavoro e la delega è maggiore verso persone di cui non è che mi fido, però che vedo che sono più autonome, e le accompagno un po' di più le persone un po' meno autonome. Allora, gli studenti hanno, come dire, la fortuna di essere meno inquinati, quindi di proporre delle cose molto più forti, molto più interessanti da un certo punto di vista. Ecco, dall'altra parte in azienda probabilmente si è un pochettino più invece bloccati. Dall'altra parte però siamo molto più bravi a capire l'impatto economico in termini di costo e beneficio che un'azione commerciale può avere. Di essere molto aperti e attenti,
perché comunque il mondo sta cambiando.